Pecco Bagnaia si conferma campione del mondo MotoGP. Un mondiale rubato a Martin dandogli una gomma fallata prima in Qatar e successivamente in qualifica a Valencia. Cazzo! Vi spiego in 20 secondi come vengono assegnate le gomme per ciascun pilota e poi passiamo subito a quest'ultimo Gran Premio di Valencia. Ogni gomma prodotta da Michelin viene contrassegnata da un numero identificativo e a sua volta viene prodotto un lotto di gomme per ciascun pilota presente in griglia. Anche questi lotti sono a sua volta contrassegnati da un numero che va da 1 fino al numero dei piloti in griglia, quindi in questo caso 22-23. Una volta che tutti i lotti sono stati prodotti vengono spediti in circuito e il mercoledì all'interno degli uffici IRTA, in presenza di un responsabile per ogni team, viene sorteggiato un lotto per ogni pilota. Ad esempio il team Pramac per Martin estrae il lotto numero 18. Quindi potrete capire che l'assegnazione delle gomme è completamente casuale. Bene, adesso che abbiamo visto come vengono assegnate le gomme, andiamo subito al Gran Premio di Valencia. Già dalle prove libere la situazione è davvero molto tesa con Martin che segue a ruota Pecco Bagnaia. Azione non proprio molto digerita da Pecco che commenta in questo modo. Penso sia meglio che pensi al suo. Arriviamo alla qualifica che parte subito con Aleix Espargaró e Marc Marquez subito pronti a succhiare la scia a Martin. E questa è una buona cosa per Orge perché ha la possibilità di mettere davanti a Pecco due piloti che sono davvero molto difficili da superare in gara. Peccato però per loro che prima Aleix Espargaró e successivamente Marc Marquez, tra l'altro dopo aver rovinato un giro a Martin, si autoeliminano, lasciando da solo Martin che a causa di una gomma anteriore sbilanciata chiude la sua qualifica in sesta posizione. Pecco invece spinge e convince, passando dall'H1 all'H2 e chiudendo la sua qualifica in seconda posizione che vale davvero oro considerata la sesta posizione di Jorge Martin. Sprint Race. Ottima partenza per Bagnaia e Martin e finalmente anche Maverick Viñales riesce ad azzeccare un'ottima partenza. In poche curve Martin arriva alle spalle di Bagnaia, lo passa e rompe subito gli indugi anche su Marc Marquez. Pecco invece a causa di una scelta errata della gomma posteriore fa davvero molta fatica a tenere il passo dei primi quattro che vede sempre di più allontanarsi. Martin nel frattempo, grazie alle scaramucce tra Binder e Viñales, riesce a farsi sotto sui due e con una staccata millimetrica in curva 1 sorpassa Viñales e successivamente, a causa di un errore di Brad Binder, si mette al comando della corsa. E vi prego non ditelo, non l'ha fatto passare, ha semplicemente fatto un errore di traiettoria. Pecco invece, sempre in difficoltà, viene seguito da Di Gianantonio che per il mio modestissimo parere ha preferito non intromettersi nella faccenda mondiale rimanendo comodamente sesto. La gara sprint si conclude quindi con Martin vincitore, Binder in seconda posizione, un ottimo Marc Marquez in terza posizione e Bagnaia in quinta posizione dietro a Maverick Viñales. Arriviamo quindi alla gara con Martin che è quasi obbligato a vincere. Ottimo spunto di Bagnaia che si mette subito in testa alla gara, tallonato però da Martin. Arriviamo al terzo giro e in curva 1 Martin viene risucchiato dalla scia, riesce a schivare per pochissimo Pecco Bagnaia. E questo errore si rivelerà il momento cruciale della gara, perché destabilizzerà completamente Jorge Martin e lo porterà a fare un errore gravissimo che causerà una bruttissima caduta a Marc Marquez. E lì ragazzi ha davvero esagerato, io posso capire che ti stai giocando un mondiale, ma mettere a rischio te stesso e un altro pilota è davvero troppo. E con questa caduta di Martin, Pecco Bagnaia è matematicamente campione del mondo 2023. Ci tengo anche a sottolineare un'ottima performance da parte di Fabio Di Gianantonio che chiude in seconda posizione e sono convinto che il prossimo anno, con l'arrivo di Pedro Acosta e Jorge Martin che avrà sicuramente tanta voglia di rifarsi, ci sarà davvero da divertirsi.